Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui andiamo a vedere la novità più importante introdotta da PG in questa settimana di fortificazione, ovvero la nuova torre Arcimago, torre che praticamente è un upgrade fatto sulle vecchie torri magia rosse e blu e che a differenza delle vecchie torri non richiederà più solo legna ma legna e barre Electrum. Andiamo a vedere nel dettaglio tutto ciò appunto che riguarda questa nuova torre e vediamo che per appunto aiutare i player che andranno a fare queste nuove torri, le ricerche fatte per torre magia blu e rossa, ovviamente vecchie, andranno ad influire anche queste nuove torri Arcimago. Le rune invece no, poiché appunto nel prossimo periodo verranno introdotte appunto nuove rune dedicate a queste torri. Il costo delle barrette Electrum è pari ad un terzo delle torri normali che vengono appunto fatte con queste barre Electrum, quindi un costo ridotto nel ramo introdotto anche per quanto riguarda la torre nella season troveremo praticamente quindi le barre per poterne fare 3 in tutto di torri. Quali sono le differenze sostanziali tra queste due torri? Per quanto riguarda il raggio d'azione, abbiamo un raggio d'azione identico, pari a 75, quindi uguale sia per le vecchie che per le nuove torri. Avremo la possibilità di costruirne come per quanto riguarda le vecchie torri magia, quindi quante ne vogliamo, dove le vogliamo, quindi anche più torri nella stessa isoletta senza limitazioni. Per quanto riguarda il Supercopo invece abbiamo delle cose identiche e delle differenze, appunto le differenze che abbiamo poi alla fine tra queste due torri. Per quanto riguarda l'effetto stesso del supercolpo è identico, quindi quindi il supercolpo andrà a drenare la rigenerazione della rabbia, quindi a bloccarla e a togliere comunque sia rabbia al drago. Mentre per quanto riguarda il danno abbiamo appunto la differenza tra queste due torri, ovvero le torri Arcimago vanno a dare vanno ad infliggere un danno superiore rispetto alle vecchie torri magia, e altra differenza è che queste torri sono anche più resistenti essenzialmente delle vecchie torri magia. Andiamo adesso a vedere un esempio pratico dove vediamo appunto la differenza di danno che va a portare un supercolpo di una torre normale con un supercolpo, come vediamo in questo caso, della nuova torre, che comunque sia sembra evidentemente appunto più un danno più elevato rispetto alle vecchie torri magia. Così come possiamo vedere appunto anche da questo ingrandimento, praticamente abbiamo un danno evidentemente quasi il doppio tra nuove torri magia e vecchie torri magia. Andando a fare delle piccole considerazioni riguardo a questa nuova torre e rispondendo comunque alla domanda principale che un po' tutti sono posti, ovvero se vale la pena farla o comunque se bisogna dare priorità nel fare questa nuova torre, secondo me è una torre che comunque ha la sua importanza, che comunque è una torre magia che funziona meglio rispetto alla vecchia, però non è così essenziale come magari quando comunque abbiamo avuto la Orrery come nuova torre. Quindi nel caso in cui un player si trova davanti a dover fare una torre magia perché gli serve comunque sull'isola, senza dubbio andrei a fare questa torre, ammesso che comunque non si abbia in programma di fare altre torri che vanno a spendere barra Electrum, cosa molto importante da considerare, quindi magari scegliere di poi in quel momento, appunto in base alla disponibilità di ognuno, scegliere se appunto fare una nuova torre magia o una vecchia in base appunto alla pianificazione che ha ogni player, quindi se bisogna comunque
conservare le barre Electrum per fare magari altre torri. Nel caso contrario, ovviamente una torre da scegliere ad occhi chiusi rispetto a una vecchia torre magia, poiché appunto abbiamo gli stessi effetti e abbiamo una torre comunque più resistente, abbiamo una torre che fa anche più danno. Ovviamente questa è una caratteristica che viene usata solo se lanciamo il super colpo, quindi non è una differenza sostanziale, però in alcune difese quando magari rimane una torre magia su e andiamo a dare dei super colpi su quella torre, con un drago che magari rimane con poca vita, sicuramente in questi casi una nuova torre magia può fare la differenza rispetto a una vecchia torre magia. Bene ragazzi, anche questo video termina qui. Come al solito, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina in modo tale da essere sempre aggiornati, condividetelo con i vostri amici, se avete domande scrivetelo nei commenti e come sempre ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!